benvenuti su questo nuovo video. Io sono Nadia. Io sono Gabriele e bentornati anche sul nostro canale. Siamo pronti per un nuovo video della rubrica Quanto abbiamo speso. Quanto ci è costata la nostra vacanza nel 2024 tra Bretagna, Normandia e Castelli della Loira? Lo scoprirete in questo video subito dopo la sigla! Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale e se volete restare aggiornati su ogni nuovo video, attivate la campanella. Se poi questo video vi è piaciuto, mi raccomando, metteteci un like e soprattutto condividetelo anche con gli amici. Ma iniziamo subito, alla fine di questo video scoprirete il totale, ma noi iniziamo come sempre con ogni singola voce. Dall'importo più alto. Esatto, partiamo dall'importo più alto che è il gasolio. Abbiamo speso 457 euro di pieni di gasolio. Eh sì, e bene o male è sempre l'importo più alto perché di chilometri ne maciniamo parecchi, quindi... Esatto, perché pensate abbiamo fatto 3.433 chilometri, la vacanza è durata 20 giorni e abbiamo guidato per 63 ore e 49 minuti. Quindi questa sicuramente la prima voce. Ma ora passiamo alla seconda. Sì, che anche questa bene o male è sempre sopra la cima e qua siamo su pranzi, cene e assaggi. Siamo usciti circa 6-7 volte tra pranzi e cene, poi magari lui vi dice qualche dettaglio, e invece di assaggi, ovviamente noi in ogni paese che andiamo ci piace assaggiare qualche particolarità, ma in Francia potevamo non sfondarci di baguette e pain au chocolat? Esatto, quindi la seconda voce è appunto pranzi, cene e assaggi ed è 417 euro. Abbiamo voluto assaggiare, allora partiamo col raccontare un aneddoto del primo pranzo fuori. Eravamo a Rouen, siamo finiti in un ristorante che parlavano un francese molto molto stretto, abbiamo fatto un po' di fatica a capire che cosa c'era sul menù, fatto sta che ci sono arrivate le polpette di trippa e di interiora. E questo è stato il primo aneddoto della nostra vacanza, la nostra prima esperienza, diciamo, di mangiare fuori. Poi vabbè, un po' pasticciatini sono, i francesi, non prendetevela male, però il resto poi dai, qualcosa abbiamo assaggiato, ma tanti pranzi e cene ci siamo aggiustati sul camper. Sì. E infatti poi, pensavo la voce dopo fosse spesa al supermercato, invece no. Però devo dire una cosa anche, invece io ho scoperto un piatto fantastico che sono le cozze le abbiamo assaggiate 2 volte al ristorante, le cozze al camembert o le cozze al roquefort, quindi queste cozze con il formaggio che in Italia secondo me è un accostamento che noi non abbiamo, non facciamo solitamente, ma che ho trovato veramente buone. Ci ha stupito, dai. Esatto, infatti l'ho ordinato 2 volte. E un altro pranzo, diciamo, tipico, un altro, più che tutto un assaggio tipico, abbiamo assaggiato ovviamente le ostriche, perché quando vai lì, Bretagna e Normandia, non puoi non assaggiare le ostriche. Le huîtres, al bar de huîtres. Anche queste buone, sicuramente fresche, ecco. Sì. E al terzo posto abbiamo visite, castelli, musei, quindi tutto quello che era ingressi e appunto visitare anche la Calvados Experience, bellissima, che era stata bellissima. Su appunto, noi pensavamo sidro, invece è più un liquore, però sì, vedi, esatto, serve questo visitare, a scoprire. Sì, e quindi tra tutte le visite, che sono veramente tante, abbiamo speso 418 euro, ma ne abbiamo viste veramente fari. Abbiamo visto il Fort di La Latte, abbiamo visitato il sottomarino, ne abbiamo fatte tantissime, tutti i castelli della Loira, anche tutti quelli. No, ma 3 o 4. Sì, e quindi visite sicuramente parecchie, però se uno va in viaggio anche per scoprire ci piace nuove vedere, esperienze. Scoprire, visitare. E poi a questo punto c'era la spesa al supermercato, che pensavo fosse prima, invece no. E qui abbiamo speso 378 euro. È forse leggermente più caro che qui in Italia, ma non tantissimo di più. Esatto. L'anno prima che sia stati invece in Corsica, lì, essendo sempre Francia, però lì era veramente più caro. Sì. Quindi diciamo leggermente più caro. Un consiglio che vi do, o perlomeno non l'abbiamo scoperto strada facendo, ci sono i supermercati della Lidl che hanno comunque molti prodotti italiani, quindi riusciamo tranquillamente a trovare anche lì la mozzarella, la pasta, i sughi per la pasta, quindi chiaramente non è come essere in Italia, ma tanti prodotti italiani siamo riusciti a prenderli e abbiamo anche assaggiato comunque qualcosa di locale, tipo il beurre salé. Caramello salato, esatto. Qua, ovviamente le cose non molto salutari, però la voce dopo è autostrada,
Sì, 283 euro, e c'è però una nota positiva. In Bretagna e Normandia, o comunque nel nord della Francia, le autostrade sono gratuite. Quindi questa spesa di 283 euro riguarda praticamente il viaggio per sud. andare e per tornare, perché lassù sono tutte gratuite, e in Francia comunque le autostrade sono abbastanza care. Secondo me in alcuni tratti, proprio subito dopo il confine, quindi proprio nella Francia, diciamo vicino all'Italia, abbiamo speso anche abbastanza, quindi per pochi chilometri, ma le spese erano abbastanza sostenute. Sì. E poi souvenir, perché come ogni vacanza che si rispetti dobbiamo portare qualcosa a casa. Abbiamo preso il sidro, abbiamo preso un quadretto quando abbiamo visitato il giardino di Monet, alcune penne, pupazzetti, insomma, souvenir. Esatto. E di questi abbiamo speso 67 euro. Sì, appunto qualcosina abbiamo portato a casa, ma sicuramente sapete che c'è la playlist ormai dettagliata con tutte le tappe del nostro video, quindi andate a vederle lì, sicuramente vedrete anche i souvenir che abbiamo acquistato. Facevo questa faccia perché ho visto che il punto dopo era farmacia, che solitamente per fortuna non c'è, ma quest'anno io ho deciso di passare 3 settimane in vacanza malata e Sì. quindi vabbè, l'abbiamo aggiunto perché tutte le spese che facciamo da quando partiamo a quando arriviamo le mettiamo, e qui sono 30 euro Sì, di esatto, medicinali 29 per euro me. di medicinali per colpa di Nadi, che Però però non costano vabbè. neanche tanto quelli, invece costano Sì. meno secondo me che da noi. Sì, esatto, è vero, quello è Quindi vero. niente, data così. E poi proseguiamo ancora, siamo ormai alla penultima voce, che sono le aree di sosta. Ormai lo sapete, a noi piace molto fare la libera, però qualche area di sosta l'abbiamo fatta. Abbiamo speso un totale di 21 euro e siamo stati principalmente in 3 aree di sosta. Una al castello di Chambord, che abbiamo passato la notte, anche perché il castello è immenso, è immerso in un parco, quindi non si poteva fare diversamente. Sì, alcune Un'altra... volte siamo stati proprio obbligati, ma va bene così, però nel senso non è che si poteva fare altrimenti. Certo, l'altra è una sosta al faro, per andare a vedere il faro vicino al Fort di La Latte, e era una sosta a pagamento, semplicemente strisce blu, quindi Il faro abbiamo di pagato. Caffarel. Brava, bravissima. E l'ultima invece è la sosta a Saint Malo, anche lì era una delle strisce blu, quindi abbiamo pagato, diciamo, per poter parcheggiare. E quindi sì, solo 21 euro abbiamo speso di aree di in sosta 20 e giorni, parcheggio. fa ridere. E arriviamo ora all'ultimo punto. Che è la lavanderia. Stando via così tanti giorni, va bene, le cose piccole possiamo lavarle giornalmente, ma tanto non possiamo portarci cambi per 20 giorni, quindi più o meno a metà vacanza facciamo sempre lavanderia. Abbiamo speso 16 euro perché se non sbaglio abbiamo speso 8 euro per la lavatrice del chiaro e 8 euro per quella dello scuro. Esatto, eravamo a Saint Malo, se non sbaglio, quando Sì, abbiamo mi fatto sembra di sì. C'è la anche nel lavatrice. video forse. Sì, esatto. E quindi siamo qua, siamo giunti ormai al totale, perché queste erano tutte le voci, e per 20 giorni tra Bretagna, Normandia e Castelli della Loira abbiamo speso in tutto 2086 euro. Quindi secondo noi una vacanza abbastanza economica, si può fare in 4 persone, dividendo appunto il totale per i giorni. Abbiamo speso circa 105 euro al giorno per 4 persone, quindi in totale più o meno la nostra media si aggira sempre intorno ai 100 euro al giorno per 4 persone. Sì. Che dire, ragazzi, siamo ormai giunti al termine anche di questo video. Se avete qualche altra curiosità o dubbio, volete sapere qualcosa in più, scrivetecelo poi qui sotto nei commenti. Esatto, presto usciranno anche altri video ancora della Bretagna, della Normandia, in cui vi consigliamo, secondo noi, le tappe assolutamente da non perdere. Abbiamo già selezionato 5 per la Bretagna, 5 per la Normandia, e anche qualche consiglio sui castelli della Loira. Quindi iscrivetevi al canale, se siete arrivati fino qua probabilmente questo video vi è piaciuto. Vi ricordiamo ancora di metterci un like e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao! E allora, grazie per essere arrivati fino a qui. Questo era uno dei tanti video che abbiamo fatto del nostro tour Normandia e Bretagna, quindi ricordatevi, c'è una playlist apposta, non perdetevi nessun video. Esatto, e quindi di ogni tappa che abbiamo visitato abbiamo fatto uscire un video, più ci sarà sicuramente come al solito dei video bonus, tra cui quanto abbiamo speso per sapere quanto ci è costato questa vacanza, e anche le tappe preferite sia della Bretagna che della Normandia. Quindi andate a cercare i nostri video. Grazie per averci seguito e lasciateci un like. Ciao ragazzi! Ciao!